Allora, per iniziare io lavorerò questo filato. Questo è un filato che ho comprato al mercatino del mio paese e non ha un'etichetta, non ha una marca, quindi però a me è piaciuto molto il colore e ho deciso di prenderlo. È un filato molto sottile, quindi penso che è un numero 8, 12 o 8, comunque molto sottile, va lavorato anche con l'uncinetto dell'1,5, 1. E allora io ho deciso di metterlo così, l'ho messo doppio, lavorerò con due fili. Allora, iniziamo subito a fare un anello magico. Fatto l'anello magico faccio 3 catenelle, 1 2 3. All'interno dell'anello adesso vado a lavorare altre, allora le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi adesso vado a fare altre 17 maglie alte, quindi totale in tutto 18. Arrivo a 18. Allora, fatte le 18 maglie alte, vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Adesso 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione. Adesso rientro nella stessa maglia e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nella stessa maglia, ancora maglia alta, così, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, vado nella terza, maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, così. Quindi stiamo formando delle V, ok? Quindi andiamo avanti così fino alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi noi dobbiamo ottenere 6 V, 1 2 3 4 5 6. Questo è l'ultimo che ho fatto 2 catenelle e adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, rientro con una maglia bassissima, così faccio ancora 1 2 3 catenelle per sostituire la prima maglia più 2 catenelle di separazione, rientro e faccio una maglia alta, 2 catenelle. Adesso qui nelle 2 catenelle di separazione facciamo la prima nocciolina, quindi facciamo 5 maglie alte, 1 2 3 4 5. Tolgo l'uncinetto dal filo, quindi vado nella prima maglia alta, qui nella prima maglia alta delle 5, prendo il filo e adesso chiudo con una maglia bassissima e stringo leggermente il filo, ma proprio leggermente, 2 catenelle, e qui dove abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle di separazione, entriamo qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione e facciamo la nocciolina, 1 2 3 4 5. Stacco l'uncinetto dal filo, vado sulla prima maglia alta, prendo il filo e chiudo, 2 catenelle e ricominciamo a fare le nostre V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle di separazione e qui facciamo la nocciolina, va bene? Allora
andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi ho fatto la mia nocciolina, 2 catenelle di separazione e chiudo qui. Adesso rientro con una maglia bassissima, 3 catenelle, 3 catenelle, come sempre sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta, ancora 2 catenelle di separazione. Adesso qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione facciamo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Stacco l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, così, 2 catenelle di separazione, salto la nocciolina, salto questa nocciolina, vado qui nelle 2 catenelle di separazione e faccio le 5 maglie alte, quindi facciamo ancora una nocciolina, 1, 2, 3, 4, 5. Stacco il filo, vado sulla prima maglia alta, riprendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, 2 catenelle e lavoro le mie V, quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle di separazione e adesso rifaccio le noccioline, quindi vado qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione, lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Stacco il filo, vado sulla prima maglia alta, riprendo il filo e chiudo, salto la nocciolina, vado nelle seguenti 2 catenelle di separazione e faccio ancora 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5. Stacco il filo, vado sulla prima maglia alta, riprendo il filo, chiudo con una maglia bassissima, 2 catenelle e andiamo avanti a lavorare le V e poi le noccioline, ok? Quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Catenelle, vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, ok? Come sempre entro qui nella maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta con una maglia bassissima. Scusate un attimo, allora 2 catenelle, maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, prima maglia alta più 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione. Adesso noi qui abbiamo 2 noccioline, quindi quando noi facciamo questo, facciamo le 2 catenelle di separazione, questo è lo spazio dove dobbiamo fare le noccioline, quindi vado qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione e faccio la mia nocciolina, 1, 2, 3, 4, 5. Stacco il filo, prendo la prima maglia alta, riprendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, 2 catenelle. Adesso vado qui al centro delle 2 noccioline, qui, e faccio 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4,
5, stacco l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, riprendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, 2 catenelle, vado qui salto la nocciolina, vado nello spazio delle 2 catenelle, faccio ancora una nocciolina, quindi lavoro 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e faccio la mia nocciolina, 2 catenelle e faccio la mia maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, 2 catenelle di separazione e ricomincio a fare le mie noccioline. Ok, allora questa lavorazione, le noccioline vanno sempre ad allargare, aumentano. Ok, ora vi faccio vedere, perché questa è una lavorazione che si fa, sono 2 pezzi che poi vanno uniti, il davanti e il dietro. Ecco, questo è un esagono, quindi allora io sono arrivata fino ad ottenere 1 2 3 4 5 6 7 8 noccioline e poi arrivata a 8 noccioline ho iniziato a diminuire. Ok, allora voi adesso andate avanti fino alla vostra misura. Io ho fatto 8 noccioline, per chi vuole una taglia più piccola invece di arrivare a 8 può arrivare a 7 o a 6 noccioline e poi va a diminuire, perché questa è una lavorazione che si può fare anche per bambini. Se volete una taglia più grande ovviamente dovete aumentare le noccioline, dovete andare sempre ad allargare, quindi invece di 8 potete arrivare a 9 10 noccioline. Più noccioline fate e più il lavoro poi si allarga, viene più largo. Io in questo momento sto facendo una taglia 40-42, quindi è una taglia piccola. Ok, allora facciamo questo giro, poi alla fine del giro vi faccio vedere di nuovo la lavorazione come delle noccioline e poi andate avanti da sole fino ad arrivare alla vostra misura. Quindi potete lavorare su una maglia, nel senso che prendete una maglietta che non sia elasticizzata, una maglietta di cotone, l'appoggiate man mano che lavorate, l'appoggiate e fino ad arrivare ai vostri fianchi. Ok, quindi questo poi quando si allarga dovete arrivare ai vostri fianchi e niente, allora andiamo avanti e nel prossimo giro vi faccio vedere per l'ultima volta come fare il giro e aumentare le noccioline e poi andate avanti da sole. Eccomi qua, sono alla fine del giro, avvicino un po', fatto la mia nocciolina, 2 catenelle, vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ora è importante, vi dovete ricordare sempre in tutta la lavorazione di lavorare questi, la maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta qui, 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 qui e qui. Queste le dovete lavorare sempre per tutto il giro, altrimenti poi la forma esagonale non viene più. Ok, allora chiuse le mie le 2 catenelle e ho chiuso nella terza maglia catenella iniziale, scusate mi sto confondendo. Allora facciamo 1 2 3 catenelle più 2 di separazione, rientro, maglia alta, viene male a lavorare perché adesso sudano le mani e il filo non scorre. Allora 2 catenelle di separazione, adesso qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione, vedete, dobbiamo fare la nocciolina, dobbiamo sempre laterale, dobbiamo lavorare le noccioline, così il lavoro si allarga. Quindi entro qua, ho fatto le mie 2 catenelle di separazione, entro e faccio le 5 maglie alte, 1 2
3, 4, 5. Stacco il filo, vado sulla prima, riprendo il filo e chiudo 2 catenelle di separazione. Adesso vado qui nel prossimo spazio di 2 catenelle, faccio 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, tolgo il filo, riprendo, chiudo 2 catenelle, vado nello spazio delle 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, prendo il filo, chiudo 2 catenelle e ancora salto qui la nocciolina, vado nelle 2 catenelle di separazione, faccio le mie 5 maglie alte, 3, 4, 5, 1, 2 e faccio le mie 2 maglie, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ecco, visto, adesso 3 noccioline sono diventate 4, quindi dobbiamo andare avanti così, aumentare sempre una nocciolina ai lati fino, se volete arrivare, se volete fare la mia misura, io arrivo fino a 8 noccioline, 1 2 3 4 5 6 7 8, quindi andiamo avanti, adesso siamo qua, quindi andiamo avanti fino ad arrivare a 8, ok? La lavorazione non cambia, è sempre uguale, quindi man mano che andiamo avanti dobbiamo fare questo. Vi dovete ricordare sempre di lavorare questo, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, questo, ok? Qui, qui e qui. Ci ritroviamo quando arriviamo a 8 noccioline. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alle mie 8 noccioline, 1 2 3 4 5 6 7 8, quindi sono arrivata alla misura che serve a me, ok? Faccio le 2 catenelle, chiudo con una maglia bassissima qui nella terza catenella. Ecco, questo è come si presenta il lavoro fino a 8. Adesso dobbiamo andare a diminuire, quindi da 8 diventeranno 7 6 5 4 3 fino ad arrivare a una nocciolina. Allora iniziamo. Come sempre entro qui nelle 2 catenelle con una maglia bassissima. Allora, ok, no, non ho preso bene il filo. Allora, 2 catenelle e la maglia bassissima e un'altra maglia bassissima, 1 2 3 catenelle più 2, avvicino, metto meglio la camera così, ok, rientro e faccio una maglia alta, 2 catenelle, vado qui dove abbiamo lo spazio di 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto la prima nocciolina, vado qui nelle 2 catenelle di separazione e faccio una nocciolina, 2 3 4 5, 1 2, spazio seguente un'altra nocciolina, si formano i nodi, 2 3 4 5, 1 e 2,
4, 5, maglia bassa, 2, 4, 5. Quindi adesso dobbiamo fare 7 noccioline, perché dobbiamo andare a diminuire. Qui mi viene male perché il filo è doppio filo, quindi si apre, 2, 1, 2, 3, 4. Non stacco la registrazione, quindi tanto manca poco, devo fare l'ultima. 2, 3, 4, 5. Ok, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 catenelle. Allora qui prima della V abbiamo 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e adesso faccio la mia V, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, così, 2 catenelle di separazione. Qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione facciamo una maglia alta, 2 catenelle e qui ricominciamo a fare la nocciolina. 3, 4, 5. Ok, quindi adesso andiamo a stringere le noccioline nel prossimo giro. Vabbè, il prossimo giro lo facciamo insieme e poi andate avanti da sole. Ok, quindi adesso andiamo avanti, finiamo il giro e poi ci ritroviamo. Eccomi qua, sono quasi alla fine del giro, quindi ho fatto la mia ultima nocciolina, 2 catenelle. Qui nello spazio delle 2 catenelle faccio la maglia alta, 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Rientro con una maglia bassissima, faccio le 3 catenelle più 2, rientro, maglia alta. Ok, adesso 2 catenelle, quindi qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione facciamo una maglia alta, 2 catenelle, ancora abbiamo lo spazio di 2 catenelle, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, quindi adesso abbiamo 2 spazi più 2 catenelle, entriamo qui dopo la prima nocciolina e facciamo una nocciolina, 2, 3, 4, 5 e facciamo la maglia bassissima. Ok, vedete, quindi adesso si sono formati, dopo la maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, si sono formati 3 come dire, 3 fori, 1, 2, 3. Quindi poi noi nel prossimo giro, quando andiamo a lavorare la nostra V, facciamo la nostra V, 2 catenelle, una maglia alta qui, una maglia alta nel secondo spazio e una maglia alta qui. Poi dopo che facciamo la maglia alta facciamo 2 catenelle, saltiamo la prima nocciolina, andiamo nella prossima, nel primo spazio e facciamo la prima nocciolina. Insomma, man mano diminuiscono. Ok, allora
avevo detto che vi facevo vedere questo giro e poi vi lasciavo lavorare da sole, invece no, faccio ancora 2 giri con voi per farvi capire bene come lavorare le diminuzioni, va bene? Quindi adesso abbiamo fatto qui la prima nocciolina, adesso facciamo le 2 catenelle, andiamo qui nel foro successivo e facciamo la prossima nocciolina. 3 4 5, quindi andiamo avanti per tutto il giro, va bene? Quindi lavorate le noccioline e qui nello spazio di 2 catenelle lavorate le maglie alte. Ricordatevi sempre di lavorare questo, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, va bene? Allora andiamo avanti fino alla fine del giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro. Allora prendo il filo, faccio le mie 2 catenelle, chiudo come sempre nella terza catenella iniziale, rientro, maglia bassissima, allora ci siamo, 1 2 3 catenelle più 2, rientro, faccio quindi 3 catenelle, prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e un'altra maglia alta all'interno sempre dello stesso archetto, 2 catenelle, vado nell'archetto seguente, faccio una maglia alta, 2 catenelle, archetto seguente, maglia alta, 2 catenelle, archetto seguente, maglia alta, 2 catenelle, e adesso qui ricominciamo a fare le nostre noccioline, quindi saltiamo la prima nocciolina, andiamo qui nello spazio delle 2 catenelle, lavoriamo le noccioline, quindi adesso sono 1 2 3 4 5 6 e 7, e in questo giro dovete lavorare 6 noccioline, 1 2 3 4 5 6, saltiamo poi l'ultima nocciolina, qui nello spazio delle 2 catenelle facciamo una maglia alta, ok? Allora arrivo fino all'ultima nocciolina, vi faccio vedere come lavorare qui dove abbiamo l'angolo e poi andate avanti da sole. Allora eccomi qua, ho finito le mie 2 parti, ho finito il secondo pezzo, sto facendo il punto rete e ho fatto solo un giro di punto rete. Adesso facciamo insieme il secondo punto, cioè il secondo giro. Allora sono qui nell'angolo e faccio, ho già chiuso con 3 con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale, quindi faccio 3 catenelle, prendo il lato opposto, quindi facciamo che questo è il davanti e questo è il dietro, ok? Vado qui nella prima maglia alta dove abbiamo le nostre V, i nostri l'angolo, ecco, faccio una maglia bassissima in questa maniera. Adesso vado nella catenella seguente e faccio una maglia bassissima, così, filo sull'uncinetto, vado sul lato, sul davanti del lavoro, entro dentro la mia V e faccio una maglia alta. Adesso torno sul dietro del lavoro e qui dove abbiamo la V andiamo sulla maglia alta e facciamo una maglia bassissima in questa maniera, quindi abbiamo unito la spalla. Adesso dobbiamo andare avanti qui a fare il secondo giro, quindi questa è la spalla e questo è lo scollo, quindi andiamo a punto rete fino alla prossima qui
all'altra spalla. Quindi adesso lavoriamo normalmente, facciamo 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta in ogni foro. Lavoriamo tutti i fori in questa maniera, una maglia alta e 2 catenelle fino a qui dove abbiamo l'altra spalla. Eccomi qua. Allora, arrivata qui dove abbiamo l'altra spalla, facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua, quindi controllo che il lavoro sia sul dritto, così, ok. Allora, ho fatto la mia maglia alta, allora la mia maglia alta, adesso vado sul dietro del lavoro e vado sulla prima maglia alta qui e faccio una maglia bassissima, così. Adesso vado nella catenella seguente e faccio una maglia bassissima. Vi consiglio di entrare direttamente dentro la catenella e non andare sotto la catenella, quindi entrate dentro la catenella e fate una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, adesso vado nella parte sul davanti del lavoro, faccio una maglia alta, quindi faccio la seconda maglia alta e adesso chiudo qui con una maglia bassissima sulla maglia alta in questa maniera. E adesso andiamo avanti fino al prossimo angolo, quindi lavoriamo una maglia alta e 2 catenelle in ogni foro, così, in questa maniera. Quindi questo qui, adesso che abbiamo chiuso le 2 spalle, quindi questo, scusate il filo, questa è la parte dello scalfo dove entra il braccio, ok? Quindi lavoriamo normalmente così, in questa maniera facciamo una maglia alta e 2 catenelle, ok? Arriviamo fino al prossimo angolo. Eccomi qua, sono arrivata qui all'angolo, quindi adesso faccio una maglia alta dentro l'angolo, vado qui sul, scusate un attimo, metto bene il lavoro perché non vorrei, ecco, allora vado qui sul dietro del lavoro, vado nell'angolo e sulla prima maglia alta dell'angolino faccio una maglia bassissima, così, poi entro qui dentro la catenella e faccio una maglia bassissima, quindi vado sul davanti del lavoro dentro il mio angolino e vado a lavorare ancora una maglia alta. Adesso torno sul dietro del lavoro e subito dopo la maglia bassissima abbiamo la maglia alta, quindi facciamo una maglia bassissima, così. Adesso andiamo qui nella catenella seguente, facciamo una maglia bassissima, andiamo sul davanti del lavoro e facciamo una maglia alta nel foro seguente, in questa maniera. Allora dobbiamo chiudere, questo è il fianco, subito dopo la nocciolina, quindi qui abbiamo la nocciolina, finisce qua la nocciolina, quindi noi dobbiamo andare subito dopo, io mi fermo qua, mi fermo qui, sia da qui, metto un marcapunti per farvi vedere. Allora subito dopo la nocciolina, qui subito dopo c'è un foro e io metto qui un marcapunti, e la stessa cosa faccio da questa parte, mi fermo qua subito dopo la mia nocciolina e mi fermo qua, quindi io chiudo solo questa parte qua, questo qua, e qui sui fianchi poi resta aperto. Vabbè, questo adesso è corto perché mi manca ancora da fare il secondo giro e poi quando faccio il secondo giro sarà giusto la stessa altezza. Ok, allora io chiudo solo questo pezzo. Voi se volete potete contare anche i fori, io invece mi regolo in questa maniera. Qui ho la nocciolina, quindi vado nel foro successivo e la stessa cosa ho fatto da questa parte. Allora vi faccio vedere come chiudere i fianchi, se riesco a prendere il filo. Ok,
Allora vado qui, ho fatto la maglia, scusate, oddio ho scucito quasi tutto, cosa ho fatto danni, scusatemi, va bene, ok, faccio la maglia alta dentro il foro, scusate, si è scucito me quasi tutto, ok, vado nella maglia seguente, maglia bassissima, vado nel foro, nel prossimo foro faccio una maglia alta, vado sulla maglia alta e faccio una maglia bassissima, abbiamo le catenelle, quindi vado nella catenella e faccio una maglia bassissima, così vado nel foro sul davanti del lavoro e faccio una maglia alta, torno sul dietro del lavoro dove abbiamo la maglia alta e faccio una maglia bassissima, così, catenella, qui abbiamo le catenelle, quindi vado sulla prima catenella, forse è meglio se cambio uncinetto, allora vado nella seconda catenella, faccio una maglia bassissima, torno sul davanti del lavoro, faccio la mia maglia alta, torno sul dietro e faccio una maglia bassissima, è facile da fare, bisogna solo seguire attentamente. Allora maglia bassissima, vado nel foro sul davanti del lavoro e faccio la mia maglia alta, torno sul dietro del lavoro, qui ho la maglia alta e faccio una maglia bassissima nella catenella subito dopo la maglia alta, così, torno sul davanti del lavoro e faccio una maglia alta, vado sul dietro e faccio una maglia bassissima nella maglia. Quindi adesso andiamo nella parte opposta, sul davanti facciamo la maglia alta, torniamo indietro sul dietro del lavoro, facciamo una maglia bassissima nella catenella seguente, allora maglia bassissima, vado nel foro successivo, maglia alta, torno sul dietro del lavoro, vado a fare una maglia alta o una maglia bassissima, scusate, qui nella maglia alta, faccio una maglia bassissima nella catenella seguente, e torno qui sul davanti del lavoro e faccio una maglia alta, così, torno indietro nella maglia alta e faccio una maglia bassissima nella catenella seguente, vado qui nell'ultimo foro, faccio una maglia alta, torno indietro, faccio una maglia bassissima sulla maglia alta, vado nella catenella seguente, faccio una maglia bassissima e adesso vado qui e continuo le mie maglie alte, devo continuare il mio giro adesso fino, faccio vedere, allora questo abbiamo finito di unire qui i fianchi, adesso dobbiamo fare tutta la parte sotto della maglia, qui dobbiamo lavorare tutta questa parte e poi riprendiamo a lavorare i fianchi fino dopo la chiocciolina, ok? Quindi adesso fate questa lavorazione, la fate da sole fino ad arrivare qui a completare il giro, ok? Ci troviamo dopo. Allora, arrivata alla fine del giro, sistemo la camera, ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella, ok? Adesso faccio 1 2 3 più 2 catenelle,
andiamo avanti con il punto rete, facciamo 1, 2, 3, 4 fuori, 1, 2, 3, 4, e nel quinto foro lavoriamo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso facciamo la nocciolina, quindi vado nella prima maglia alta, prendo il filo e chiudo 2 catenelle, vado avanti a lavorare le maglie a punto rete, quindi faccio il primo foro 1, 2, 3, 4 e nel quinto faccio la nocciolina 1, 2, 3, 4, 5, nocciolina, 2 catenelle e così via. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, eccomi qua alla fine. Alla fine non corrispondono gli spazi da lasciare, quindi 1, 2, 3. Adesso faccio 2 catenelle. Allora, dove qui abbiamo iniziato e abbiamo fatto la maglia alta, vado dentro o qui dentro il foro e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e adesso vado nella prima maglia alta e faccio la mia nocciolina, e quindi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4 nella quinta una nocciolina, e qui la stessa cosa. Adesso con una maglia bassissima vado nel foro seguente, così 1, 2, 3 catenelle e faccio 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e faccio la mia nocciolina, quindi prendo la prima maglia e chiudo 2 catenelle, spazio seguente, maglia alta, 2 catenelle, scusate un attimo, sistemo il filo, vado qui nel foro seguente e faccio una maglia alta, 2 catenelle, foro seguente, maglia alta, 2 catenelle. Adesso qui facciamo un'altra nocciolina, quindi andiamo a fare 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e chiudo 2 catenelle, vado nell'archetto seguente, salto alla nocciolina, quindi vado nell'archetto seguente e faccio altre 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e chiudo a nocciolina, 2 catenelle e vado avanti così per tutto il giro. Ok, allora sono arrivata alla fine del giro e sto chiudendo con una maglia bassissima qui nella terza catenella. Adesso con una maglia bassissima arrivo nel foro seguente, faccio 3 catenelle e lavoro una nocciolina, 2, 3, 4, 5. Allora 1, 2, vado a lavorare nei fori seguenti, quindi una maglia alta, 2 catenelle, foro successivo, maglia alta, 2 catenelle. Qui vicino alla nocciolina andiamo nel foro e facciamo una nocciolina, 1, 2, 3,
3 4 5. Prendo il filo, anzi lascio il filo, prendo la prima maglia alta, chiudo 2 catenelle, una maglia alta al centro delle due noccioline, qui 2 catenelle, una nocciolina, saltiamo questa nocciolina, andiamo nel foro e facciamo 5 maglie alte, 2 3 4 5 e chiudo a nocciolina, 2 catenelle, maglia alta nel foro seguente. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Adesso qui facciamo la nostra nocciolina, 1 2 3 4 5 chiudo 2 catenelle, una maglia alta al centro delle due noccioline, 2 catenelle e una nocciolina nel foro seguente, 2 3 4 5. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Adesso con una maglia bassissima arrivo nel primo foro, nel foro seguente, e faccio 1 2 3 4 5 catenelle, vado nel foro seguente e faccio una maglia alta, 2 catenelle, foro seguente, maglia alta, 2 catenelle. Adesso qui dove abbiamo fatto la maglia alta al centro delle due noccioline, qui all'interno facciamo 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, chiudo e faccio la nocciolina, 2 catenelle, foro successivo, 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, chiudo a nocciolina, 2 catenelle e vado avanti con il punto rete fino ad arrivare alla prossima nocciolina da fare. Ecco, vado qui nel foro, dopo la nocciolina vado nel primo foro e faccio 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, chiudo, 2 catenelle, foro seguente, 5 maglie alte, 1 2 3 4 5 e chiudo, 2 catenelle e andiamo avanti con il punto rete. Ok, quindi andiamo così avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro ho fatto le mie 2 noccioline, 2 catenelle, adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, entro dentro l'archetto con una maglia bassissima e faccio 3 catenelle, 2 3 più 2 e vado avanti a lavorare a punto rete. L'uncinetto non scivola bene. Allora faccio ancora, lavoro qui dentro gli archetti. Adesso qui al centro delle due noccioline lavoriamo una nocciolina, quindi faccio 2 catenelle, vado qui al centro, faccio 5 maglie alte, 1 2 3 4 5 e chiudo, 2 catenelle,
e vado avanti a lavorare a punto rete. Scusate, io lo chiamo punto rete, poi non lo so come si chiama questo punto così, è per farmi capire, e lo chiamo punto rete. Allora continuo con le mie maglie alte, le 2 catenelle, fino ad arrivare qui al centro delle 2 noccioline, quindi lavoro 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e chiudo 2 catenelle e vado avanti per tutto il giro, ok? Così si presenta in questa maniera, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Finito il giro con l'ultima nocciolina, adesso vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale, rientro e adesso faccio un giro tutto a punto rete, quindi 1 2 3 catenelle più 2 e vado a lavorare in ogni inforo. Lavoro una maglia alta separata da 2 catenelle in questa maniera, facciamo tutto il giro in questa maniera, così. Ok, andiamo avanti fino alla fine del giro. Allora, arrivata alla fine del giro, abbiamo fatto un giro tutto a punto rete, adesso vado qui con una maglia bassissima nella prima catenella, faccio ancora un'altra maglia bassissima nella seconda catenella e poi per alzarmi faccio una catenella. Adesso vado qui nello spazio seguente e vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, vado nello spazio nell'archetto seguente e faccio una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto seguente, 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, archetto seguente, maglia bassissima, filo sull'uncinetto e vado a fare altre 5 maglie alte nell'arco seguente, quindi 1 2 3 4 5, archetto seguente, maglia bassissima e vado avanti così. Scusate, stavo facendo una catenella, dicevo vado avanti così per tutto il giro. Questo è il bordino finale, 3 4 5, archetto seguente, maglia bassissima, archetto seguente ancora, facciamo le 5 maglie alte, 2 3 4 5, maglia bassissima nell'archetto seguente e questo è il nostro bordino. Ok, allora andiamo avanti così per tutto il giro e dopo ci ritroviamo per fare un bordino anche sia qui nel collo, qui negli scalfi e qui sui fianchi dove è rimasto questo spazio, questo foro. Ok, quindi andiamo avanti con il bordino qui e poi ci ritroviamo. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi adesso vado a chiudere qui nella catenella, anzi vado qui proprio qui dentro e chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella in più, tiro il filo e taglio. Ok, e questo è il nostro bordino sotto. Ok, poi stirato viene bene. Adesso facciamo un bordino. Allora iniziamo a fare un bordino qui dove abbiamo gli scalfi. Per fare il bordino facciamo solo maglie alte, quindi facciamo solo un giro
a maglia alta. Quindi entro qui in un punto qualsiasi, faccio il mio nodo, io lo faccio sempre doppio, uno, no, vabbè, ormai. Allora entro e faccio 1 2 3 catenelle, vado qui nelle 2 catenelle di separazione, faccio 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte dentro le 2 catenelle di separazione, una maglia alta sulla maglia alta, così, 2 maglie alte dentro qui dove abbiamo nelle 2 catenelle di separazione e una maglia alta sulla maglia alta. Quindi niente di più semplice, andiamo avanti così e facciamo tutto il giro in questa maniera. Poi la stessa cosa facciamo qui, questo è lo scollo, e facciamo la stessa cosa, quindi facciamo un giro tutta a maglia alta, la stessa cosa facciamo nell'altro scalfo, e poi facciamo anche un giro a maglia alta qui nella schiena, sul fianco, scusate, sul fianco, che resta qui questo foro, quindi qui facciamo tutto un giro a maglia alta, va bene? E in pratica poi la nostra maglia è finita, non abbiamo più niente da fare, poi abbiamo finito. Quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere come fare il bordino, vi ho fatto vedere qua, questa è la manica, diciamo lo scalfo, quindi dobbiamo fare la stessa cosa sia nel collo che qui sui fianchi, ok? Allora, io spero che questo progetto è stato di vostro gradimento, e dai vostri commenti e dai vostri mi piace ho visto che tante delle mie creazioni sono gradite. Spero che anche questo è stato gradito, e se decidete di farlo, fatemi vedere le foto, perché a me fa sempre piacere vedere i vostri lavori, sempre. Quindi se mi volete venire a trovare, sono nel mio gruppo su Facebook, Creare con Ale, con Katia e Ale, e niente, vi mando un bacione, vi saluto e al prossimo tutorial, ciao!